Buongiorno da Lisbona. Oggi voglio provare a vivere qui soltanto con 5 euro. Ovviamente non posso andare in supermercati perché sennò sarebbe troppo semplice. Posso nutrirmi soltanto andando in localini o street food o comunque con cibo che io non produco. Ora sono nella piazza del commercio di Lisbona, nella città bassa. Infatti, per chi non lo sapesse, Lisbona è costruita su delle colline e ci si sposta con gli ascensori pubblici. Ora, mentre cerco un posto per fare colazione con meno di 1,70 €, vi faccio anche vedere qualche ascensore se le becco. Qui comunque c'è un sole devastante, come potete vedere, e davanti alla piazza del commercio, dal lato opposto, c'è il mare. Non so se lo si può vedere, ma penso di sì. Siamo in centro alla città e i prezzi sono altissimi, quindi mi sposto un po' all'esterno per cercare prezzi un po' più bassi, altrimenti con 5 euro faccio solo la colazione. Per salire al castello ci sono questi tram, però costano 1,50 €, siamo completamente fuori budget, quindi dovrò farmela alla vecchia maniera a piedi o con gli ascensori che sono gratuiti. E adesso siamo in collina, 4 piani più in alto attraverso l'ascensore, in 1 minuto neanche. Molto comodi. Dopo voglio portarvi nell'ascensore più famoso, che però costa per andarci, però è molto molto bello. Ve lo faccio soltanto vedere perché non ci vado. Io fino a 10 minuti fa ero dove c'è quella statua lì, nella piazza. E qui siamo nel quartiere di Alfama e là sopra c'è il castello. Qui c'è un bel posto per fare colazione, ma costa troppo, siamo fuori budget. Qui la situazione si fa problematica per la colazione. Costa dappertutto troppo, però io non demordo. Can I ask you one coffee and one pastel de nata? Thank you. Thank you. Thank you. Questo è un pasticcino tipico portoghese, si chiama pastel de nata, è tipo fatto con sfoglia e uova, zucchero, tipo crema e un po' di cacao. E il caffè, tutto questo per 1,50 €. Comunque se venite in Portogallo dovete provare questa cosa. Approvata. Dopo cerco il nome di questo posto. Colazione fatta. Cin. Qui in Portogallo il caffè è molto buono e costa poco, l'espresso come avete visto 1 euro, con questa 1,50 €. Il posto si chiama Merceria Castello, quindi se venite qua vicino al castello 1,50 € e fate colazione. Ora il problema sarà trovare un posto dove si pranza per meno di 2 euro. C'è perché Hola! What's up, guys? What's up? Ora sto cercando una fontanella per riempire la mia borraccia vuota. Ovviamente non potevo portarmi l'acqua da casa, se no era barare. Vediamo se la trovo, poi mi siedo un po' e riposo, ho già camminato abbastanza. Qui siamo a Piazza Dom Pedro IV. Siamo dalla parte opposta rispetto a Piazza del Commercio, sempre nella città bassa, e lì in fondo c'è anche un museo dell'arte, tipo Mercado de Baixa. Lì dentro si mangia a poco, però sempre a più di 2 euro. Ci sono tutte le bancarelle, adesso vi porto dentro. Qui i
prezzi sono più che competitivi, soltanto che sono nel range dai 4 ai 7 euro. Anche se ve lo consiglio se volete venire a mangiare a Lisbona qualcosa di tradizionale e spendere poco. Io devo trovare per pochissimo un posto un po' imbucato, però per 1,30 euro. So che questo non è moltissimo per il pranzo, poi dovrò correre per cercare una c***o di fontanella. Adesso vediamo cosa c'è qui dentro. Patate e verdura buona, ci sta per 1,30 euro. E adesso ho ancora 2,20 euro. Procede bene questa giornata. Adesso dovrò resistere fino a cena e farmi bastare l'acqua che cerco di reperire su una fontanella. Ci sta. Questa è la via dello shopping e alla fine di questa salita c'è il Barrio Alto, la città alta, che è la collinetta opposta a quella del castello. Speriamo che lì su ci sia una fontanella per riempire la mia bottiglia. L'ascensore vecchia che vi dicevo stamattina. Non ci salirò perché costa, però è qui per raggiungere il Barrio Alto. Anche qui una fila enorme. Sto iniziando ad andare in affanno per la sete. Possibile che a Lisbona non ci sia neanche una fontanella? Qui ci sono tutti i mercatini e una zona qua dietro dove mangiare. Vedete là in alto Time Out Market. Riempire la bottiglia gratis e finalmente si beve. Poi tra l'altro qui c'è il wifi gratis, quindi adesso trovo un angolino, mi siedo e guardo un po' il computer, riposo e bevo. Procede bene. In queste 2 o 3 orette ho lavorato un po' grazie al wifi gratuito del Time Out Market. Ora voglio portarvi in un bel posto da cui vedere il tramonto e poi andiamo a mangiare con gli ultimi 2 euro rimasti. Mi sta salendo una fame. A pranzo ho mangiato quella cazzata che non mi ha riempito niente. Ora sono su un parchetto a 30 minuti dal centro di Lisbona e lì dietro gli alberi c'è il Museo dell'Arte Antica. Sono sul lungomare, poi dietro di qua c'è il centro di Lisbona, mentre dall'altra parte, in fondo di là, c'è la Torre di Belém e poi in fondo ancora di più c'è Estoril. Lì c'è la spiaggia, si va con il treno, 4,50 euro andata e ritorno, e qui sopra vedete sempre le clip, mentre quello lì è il ponte di Lisbona, che è molto simile, o non so se sia addirittura una copia, al ponte di San Francisco. Ho una fame che potrei assassinare qualcuno e spero di trovare qualcosa di più sostanzioso per 2 euro stasera. Ora ho mezz'ora di strada a piedi da fare per tornare in centro. E anche oggi 10 km, ridendo e scherzando, li ho fatti. E la giornata deve ancora finire. Ora mi sistemo e riposo un attimo qui in ostello, anche perché devo lavare un bel po' di cose, dato che sono in viaggio da 15 giorni con questo zaino e non ci stanno 15 cambi qua dentro, quindi li devo lavare. Per stasera, per cena, credo di aver trovato la ciliegina sulla torta. Dopo vediamo se costa quanto penso che costi, cioè sotto i 2 euro, altrimenti sono cazzi. E niente, vamos! In teoria il posto deve essere qui vicino alla città bassa dove ho l'Airbnb. Vediamo se lo becco. Oh yes! Si chiama San Nicolau. Can I have one of those? Yeah, that one for 1 euro. Yeah. Thank you. Have a good night. Bye. Sono contentissimo che costassero soltanto 2 euro. Ci speravo una vita. Lì da Nicolau ho preso pane con prosciutto e formaggio, e questo è tipo un dolce tipico loro, si chiama roja, ha sopra le mandorle e dentro deve avere tipo canditi. 1 euro, 2 euro, e sono rimasto nel budget. Adesso bisogna sentire se è buono. Questo paninozzo per 1 euro merita. È enorme, è un impasto di tutto, però per 1 euro ti riempie parecchio. Pasticceria Nicolau più che approvata. Ora con calma me lo mangio. Sto dolce qua è una bomba, proprio
bomboso. Buono, sta tipo di mandorla e poi è un po' pastoso, a me piacciono queste cose. Ho bevuto tantissima acqua per farlo andare giù, però raccomandato, costa 1 euro, pochissimo e ti riempie come non so cosa. Ho mangiato tutto e mi sono rimasti anche 20 centesimi. A Lisbona si può vivere con 5 euro. Magari l'unica cosa che ho sbagliato un po' io è il pranzo, perché è stato troppo leggero. La cena invece era perfetta e anche la colazione. Poi ovviamente se venite qua in vacanza avete visto attraverso questo video che a Lisbona ci sono posti molto economici e buoni. Poi se vi interessa, io ho questa stanza di Airbnb con un letto, bagno e cucina condivisa, la pago 30 euro a notte, che ci sta. E nulla, spero che il video sia stato interessante e vi sia piaciuto. Vi ho portato un po' in giro con me a Lisbona. Se è così mi fareste veramente un grande favore a lasciare un mi piace. Come sempre ditemi cosa ne pensate. Iscrivetevi al mio canale se non volete perdervi nessun altro video. Se siete arrivati fino a qui nei commenti scrivete nata e io vi lascio con un timelapse del tramonto molto molto figo che ho girato a Cascais l'altra sera. Ciao ragazzi!